Avete mai visto la Siracusa sotterranea? Venite con me. Esattamente sotto la piazza Duomo vi sono i cosiddetti ipogei del Duomo, una serie di gallerie realizzate in epoca greca che si collegavano con il Foro Italico. Passeggiando si può notare una cisterna voluta dal vescovo Paolo Faraone nel 1600, con lo scopo di idratare sia il palazzo arcivescovile soprastante che l'intera isola di Ortigia. Durante la Seconda Guerra Mondiale quest'area fu utilizzata come rifugio dai bombardamenti, dove fu nascosto inoltre il simulacro di Santa Lucia, la patrona di Siracusa. Sempre a Ortigia, nell'antico quartiere della Giudecca, si può ammirare un maestoso bagno ebraico, situato a 18 metri sotto il livello del terreno. Si tratta di un mikveh, un bagno di purificazione rituale presente in ogni sinagoga, avente lo scopo di cancellare i peccati mediante la completa immersione del corpo. Datato VI secolo d.C., con le sue maestose volte incavate nella roccia e con le sue vasche rituali disposte a quadrifoglio, è considerato il più antico bagno delle sinagoghe europee, nonché uno dei più integri e che ad oggi mantiene ancora intatto il suo fascino. Non molto lontano e altrettanto affascinante l'area sotterranea della chiesa di San Filippo Apostolo, sotto la quale vi sono ben 3 livelli. Il primo livello è costituito da una cripta affrescata settecentesca, all'interno della quale i defunti venivano essiccati attraverso l'uso di collatoi e poi mummificati. Il secondo livello è costituito da un'imponente latomia greca, che si estende su gran parte dell'isola di Ortigia, dove è presente una cisterna per la raccolta dell'acqua di epoca romana. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questa latomia fu convertita in rifugio antiaereo, in cui furono aggiunti dei sedili perimetrali. Infine, a livello più basso, attraverso una scala elicoidale, vi è un pozzo, utilizzato dai greci per la raccolta dell'acqua, ma convertito in epoca trecentesca dagli ebrei locali a mikveh, ossia bagno di purificazione in grado di ospitare una persona per volta. Poiché a riguardo si è acceso un dibattito per via delle sue ridotte dimensioni, questo pozzo è stato definito da alcuni studiosi come un mikveh mai terminato. Se ci si attiene alle fonti, in Ortigia erano presenti 3 bagni di purificazione, atti a soddisfare una popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti della Giudecca. 2 di questi bagni sono stati aperti al pubblico, mentre il terzo al momento è all'interno di una proprietà privata. Riguardo le sinagoghe si presume che ve ne fosse più di una. Una si pensa corrisponde all'attuale chiesa di San Filippo Apostolo, ricostruita dopo il terremoto del 1693, mentre l'altra si sostiene corrisponda alla chiesa di San Giovannello, che conserva ancora la facciata medievale. Dopo l'editto di espulsione degli ebrei del 1492, entrambi i bagni furono abbandonati e la chiesa di San Giovannello fu convertita in chiesa cristiana ed intitolata San Giovanni Battista, ossia a colui che converte. Uscendo dall'isola di Ortigia, altrettanto affascinanti sono anche le catacombe di San Giovanni, situate sotto una maestosa basilica a cielo aperto, dedicata a San Giovanni Evangelista. Queste catacombe, datate tra il IV e il VI secolo d.C., sono caratterizzate da una galleria principale, da cui si diramano 10 gallerie minori che conducono a delle rotonde, nient'altro che delle ex cisterne per l'acqua adibite alla sepoltura di personaggi illustri. All'interno di questo vero e proprio labirinto sacro troviamo diversi tipi di sepolture, quali il loculo, la forma e l'arcosolio. Su alcuni di questi ultimi si possono inoltre notare tracce di affreschi datati tra la metà del IV e metà del V secolo. Interessante è che qui veniva effettuata un'antica pratica, il refrigerium, che consisteva, durante il banchetto funebre, di versare del latte, vino o miele attraverso i fori della lastra tombale, così da poter nutrire e mantenere integro il defunto. Non va dimenticato difatti che per la religione cristiana la risurrezione non può avvenire da un corpo putrefatto, ma da un corpo integro. Non molto lontano, sebbene attualmente chiusa al pubblico, vi sono anche le catacombe di Santa Lucia, situate al di sotto della chiesa di Santa Lucia al Sepolcro e di Santa Lucia fuori le mura.